Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. A freddo la reazione ai sorteggi di questa Champions League. Ieri ovviamente siamo stati in live durante il sorteggio, ma a caldo alcune sensazioni possono sembrare giuste, poi a freddo vai a riflettere un attimino e fai un'analisi più ponderata. È quello che voglio fare stamattina con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Andiamo ad analizzare tutti i gruppi: Napoli, Lazio, Milan, Inter e il resto degli accoppiamenti. Inizio solo col dire che troppo scetticismo in ottica Napoli. È stato un sorteggio sfortunato, si dice, non tanto favorevole. Assolutamente, io non è che la penso diversamente o completamente l'opposto, però siamo stati noi la testa di serie in questo sorteggio. È vero, abbiamo preso il Real Madrid, però se poi dobbiamo considerare anche eccessivamente pericolose Braga e Union Berlin, allora io non ci ho capito niente di questo Napoli di quest'anno. Con questo non voglio dire che il Napoli abbia due partite facili, assolutamente. Le andremo ad analizzare le due squadre perché non sono assolutamente squadre da sottovalutare, però visti anche i sorteggi degli anni passati, non possiamo assolutamente lamentarci. Andiamo a vedere. Allora, il gruppo A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray. Io vedo il Galatasaray mina vacante perché secondo me stadio caldo in Turchia, squadra che comunque gioca a calcio, non è una squadra rinunciataria e ha gli uomini per farti la giocata. È vero che hai una corazzata come il Bayern nel girone e uno United che non è semplice, però attenzione a questo Galatasaray, secondo me. Siviglia, Arsenal, PSV e Lens. Attenzione al PSV, almeno per quello che abbiamo visto contro i Rangers. Vero che i Rangers sembravano una squadra di un'altra categoria, però questo PSV secondo me può rompere le uova nel paniere. Credo che l'Arsenal tra tutte e quattro sia la squadra che giochi meglio a calcio, però c'è un Lens che non vedo particolarmente pericoloso per le altre tre. Forse il PSV può essere la squadra che va a minare quel secondo posto. Vedremo. Dopo analizziamo anche il Napoli. Allora, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio e Celtic. Nel gruppo E la Lazio ha preso un gruppo di ferro. Trasferta in Scozia non semplice. Atletico Madrid assolutamente squadra ostica da affrontare sia in casa che fuori casa. Il Feyenoord è abbordabile per la Lazio. Se la può tranquillamente giocare. Differenza tra campionati assolutamente. È una Lazio che giocando palla a terra e con il gioco di Sarri, se gli ingranaggi sono oleati per bene e la condizione sale, non voglio dire che abbia il passaggio del turno come seconda in tasca, però se lo può giocare assolutamente a viso aperto. L'Inter, Benfica, Inter, Salzburg e Real Sociedad. L'Inter nella seconda urna ha beccato uno dei migliori sorteggi tra gli 8 gruppi. Non sono squadre scarse. Attenzione al Real Sociedad. Salzburg comunque squadra abituata, che si sta abituando sempre più a giocare in Champions League e palcoscenici importanti. Il Benfica l'hai già affrontato, palla a terra, squadra non voglio dire da battere perché secondo me a livello europeo vedo un Inter favorita, possibile che possa anche passare da prima, ecco, assolutamente. Quindi gruppo assolutamente alla portata. In primis è fortunato nel sorteggio, dobbiamo dirlo. Paris Saint-Germain gruppo F, Borussia, Milan e Newcastle. Il Milan ha preso il gruppo più tosto, anche se il Paris Saint-Germain deve ancora trovare i meccanismi giusti. Un Borussia quasi campione di Germania, a poco dalla fine, nell'ultima partita del campionato, è svanito il sogno del titolo di campione, ma squadra secondo me da battere al momento
in questo girone. Perché metti il Borussia sopra il Paris Saint-Germain? No, non lo metto al di sopra, ma al momento Luis Enrique ancora deve trovare la quadra, quindi tra 20 giorni inizia la Champions, vedremo il Paris Saint-Germain di che pasta è fatto, visto che tutte le edizioni della Champions proprio in zona Parigi, diciamo, non va mai troppo bene. Hai beccato il Newcastle, vendi Tonali al Newcastle, il Newcastle nel gruppo F sembra fatto apposta, squadra fisica, squadra veloce, però è una squadra che a livello difensivo lascia delle lacune e dei vuoti esagerati, e il Milan, visto che quest'anno si è rifatto il look tra centrocampo, esterni e quant'altro, può assolutamente far male. Passaggio del turno abbordabile secondo me, il Milan se la può giocare non tranquillamente, però non è per niente dato per scontato che non passi il turno in un girone di ferro così. City, Lipsia, Crvena Zvezda, Young Boys. Non c'è niente da dire su questo girone. Il City ha avuto la migliore urna per quanto riguarda questa stagione 2023-2024, perché nemmeno il Bayern è andato bene, il Sevilla altrettanto. Il City superiore a tutti quanti. City primo, il Lipsia è una spanna sopra o due forse al Crvena Zvezda e Young Boys. Questo gruppo lo vedo molto sgamato, tra virgolette. City e Lipsia possono tranquillamente raggiungere gli ottavi. Barcellona, Porto, Shakhtar e Anversa. Girone difficile, assolutamente, perché non è semplice, soprattutto il secondo posto. Squadra portoghese, da non fidarsi, il Porto, Shakhtar, trasferte strane fuori casa. È vero che il Barcellona è totalmente superiore, però te la devi sempre andare a giocare. Anversa, fanalino di coda, credo che ahimè resti quarto ovviamente alla fine delle 6 partite. Il Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Allora, arriviamo a noi. Troppo scetticismo? Assolutamente, perché eravamo noi la testa di serie ieri nel sorteggio. È vero che nella seconda urna hai beccato il Real Madrid, ma potevi beccare tranquillamente un Arsenal, lo United, l'Atletico Madrid, il Borussia. Non vedo questa superiorità così netta tra un Real Madrid e un Borussia, un Atletico al momento, attenzione, al momento, perché il Real Madrid non è lo stesso degli anni passati, sicuramente squadra con blasone da Champions e campo che può far tremare le gambe alle altre squadre, parliamo del Bernabeu, ma non è il caso del Napoli, perché il Napoli è cresciuto tantissimo ed è qui che dobbiamo secondo me puntare. Il Napoli è diventata una realtà europea e non dobbiamo prendere più questi sorteggi come siamo l'outsider di turno. Assolutamente. Con questo non voglio dire che bisogna sottovalutare Braga e Union Berlin, perché possiamo fare l'errore più grande mai fatto nei gironi di Champions, ma credo che il Napoli lo sappia benissimo, Garcia lo sa benissimo. Braga, formazione portoghese sulla carta inferiore per livello tecnico, però palla a terra, calcio comunque giocato, non sono squadre che si chiudono, sono squadre che vengono a offenderti, bisogna stare attenti e far prevalere la differenza tecnica tra le due squadre in questo caso. Io vedo più l'Union Berlin un problema che il Braga. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché l'Union Berlin l'anno scorso si qualifica alla Champions con la miglior difesa del campionato. È vero che ha preso Bonucci e forse la miglior difesa non la può far più. Scusate, ma questa battuta la dovevo fare. Comunque, squadra solida assolutamente e da tenere d'occhio. Ha cominciato la Bundesliga anche col piede giusto quest'anno. Hanno preso Gosens, c'è quel talento in difesa che è stato anche in orbita Napoli, o meglio, un nome che è stato accostato a Napoli nel calciomercato di luglio, Doeki, forte come difensore, però sulla carta
siamo più forti noi e dobbiamo farlo valere sul campo, tutto qua, senza prendere sotto gamba la doppia sfida, senza sottovalutare nessuno e giocarcela a viso aperto, perché le possibilità di giocarcela a viso aperto e alla pari con questo Real Madrid ci sono tutte. Vedremo poi gli accoppiamenti, Vinicius se salterà le prime due molto probabilmente, perché ieri abbiamo letto che dovrebbe tornare verso la metà di ottobre, se tutto va bene, salvo complicazioni nel recupero dall'infortunio al bicipite o quadricipite femorale, non ricordo bene. Comunque per quelle parti gira l'infortunio di Vinicius Junior. Fatto sta che giochi o non giochi Vinicius Junior, sicuramente un punto in più per il Real Madrid, ma noi su quella fascia abbiamo il cyborg Giovanni Di Lorenzo, con tutti con un Anghissà che può andare a coprire e arginare le scorribande sulla sinistra. Per quanto riguarda il Real Madrid, ce la possiamo giocare tranquillamente. Difficile ovviamente, perché è difficile la trasferta al Bernabeu, è difficile per tutti quanti, ma è un Napoli diverso. Riaffrontiamo il Real Madrid, ma sono passati 5 anni da Sarri, 6 anni, 2017, sì. Comunque siamo lì, è un altro Napoli, è un Napoli che mentalmente è diverso, è cresciuto e sicuramente al quale sicuramente non tremeranno le gambe né al Bernabeu né tantomeno andando negli altri stati fuori casa. A Napoli dobbiamo far valere la legge del campo, la legge della partita in casa. Il Napoli non deve perdere le partite contro Braga e Union Berlin, cercando nei limiti del possibile di vincere almeno in casa e fuori casa tutte e quattro. 3 vittorie e un pareggio, vanno anche bene. 3 vittorie e una sconfitta, 9 punti, ottimo. Quindi non è un sorteggio sicuramente semplice, ma in Champions niente è semplice. Nessun gruppo sarebbe semplice, al di là di un gruppo come City, Lipsia, Crvena Zvezda e Young Boys. Solo questo, ma il resto per blasone della competizione, per caratura delle società e perché sono quasi tutte quante abituate a giocare la Champions League, di facile non c'è praticamente niente. È un Napoli però che può assolutamente, e dico anche con un po' di tranquillità, dire la sua, perché di proclamare un Napoli che ha avuto un sorteggio difficile, che è di difficile passaggio, il turno eccetera eccetera, mi sembra di parlare di aria fritta, visto le rose che sono state completate dopo il calciomercato e visti i valori in campo. Quindi massima fiducia e assolutamente senza sottovalutare niente. Questo era ciò che volevo dirvi, ragazzi, su questi gironi di Champions League. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.